Ho dei soldi da investire, ma non so dove, come. Come cavolo faccio? Ehi tu, Chi sei tu? e ci penso io. Sono la zia Mary. Ti do una mano io a capire dove e come investirli e non perdere i tuoi soldi. Ok. Se vuoi imparare ad investire e non vuoi perdere i tuoi soldi, sei nel canale giusto. Oggi vedremo le 7 cose fondamentali che devi assolutamente sapere prima di iniziare ad infilarti in questo mondo. Ciao, sono Zia Mary Social, laureata in economia e management, e ti spiego come funzionano gli investimenti, i social media e l'imprenditorialità. Numero 1. Fondo di emergenza. Non puoi investire tutto ciò che hai. Prima di iniziare devi avere un fondo di emergenza che ti copre almeno dai 3 ai 6, se non addirittura i 9 mesi delle tue spese essenziali. Questo ti protegge da imprevisti, evitando che tu vada a prendere i soldi che hai messo negli investimenti. 2. Dove investiamo? Per rispondere a questo dovete farvi una domanda: guadagnare a breve o nel lungo termine? Ho tanti fondi o pochi a disposizione? Ad esempio, una sicurezza nel lungo termine per guadagnare sono gli ETF, mentre una per guadagnare nel breve periodo molto più rischiosa è il trading. Per ogni necessità c'è una soluzione. 3. Tipologie di investimento. Parliamo degli asset class. Ce ne sono veramente tante, vediamole rapidamente. Abbiamo le azioni. Per una certa cifra possiedi una piccola parte dell'azienda, con alti rendimenti ma anche alte volatilità. Si può anche effettivamente guadagnare di più o di meno e finire anche ad infierire sui termini di votazione, ma questo è un altro discorso un po' più complesso, ne parleremo un'altra volta. Obbligazioni. Prestiti a stati o aziende sono di sicuro molto meno pericolose e volatili delle azioni, più stabili nel tempo ma vi faranno guadagnare meno. Immobiliare. Investire in case o terreni, ma vi serviranno molti soldi per iniziare da qui. La volatilità è abbastanza alta e i guadagni sono veramente altissimi. Investimenti nel mondo della moda, anche questi sono un pochino come quelli immobiliari. Serve avere un capitale molto elevato, però fanno guadagnare molto bene in maniera mensile per il resto della tua vita. Materie prime. Oro, petrolio, argento. Perfetto per evitare problemi di inflazione e crisi economiche. Cos'è un'inflazione? Ci arriviamo tra pochissimi secondi. E infine abbiamo i fondi di investimento, una sorta di salvadanaio comune che viene gestito da dei professionisti. Uniscono le risorse di diversi imprenditori, molto utilizzati perché permettono di iniziare con una piccola quota e spesso liquidano anche pagamenti mensili. Qui si può scegliere tra due fondi attivi e fondi passivi. I fondi attivi sono gestiti da professionisti, per questo costeranno un pochino di più. Decideranno loro dove mettere i vostri soldi, in quali asset e come gestirli, e anche se vi daranno delle distribuzioni mensili o se prenderanno e riutilizzeranno quel denaro in altri investimenti ancora. I fondi passivi invece seguono l'andamento di un indice di borsa. Se facciamo riferimento agli ETF, MSCI World, S&P 500. Tra i due i passivi sono quelli più utilizzati. Torniamo un secondo indietro, abbiamo nominato il termine inflazione. Ci sono 3 terminologie che dovete assolutamente infilarvi in testa, ragazzuoli. Inflazione: il valore del denaro diminuisce nel tempo perché i prezzi aumentano. Quindi quello che riuscirò a comprare oggi con ad esempio 100 euro, tra 10 anni non riuscirò più a comprarlo perché magari quel 100 varrà meno a seconda dell'inflazione, magari 95 euro. Rischio e rendimento: più un investimento rende, più è rischioso; meno un investimento rende, meno è rischioso. Ma bisogna dire che anche il tempo fa la differenza. Se un rendimento è molto alto e lo si ottiene in poco tempo, è molto rischioso, ma se un rendimento è molto alto e lo si fa nel lungo periodo, allora la sua rischiosità sarà molto bassa. Ecco perché le persone ricche tendono a investire nel lungo periodo, così che rischiano meno e hanno una loro pensione da ricchi. Diversificazione: non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Diversifica. Prendi diversi asset, ad esempio azioni, obbligazioni, immobili, oppure se prendi lo stesso asset, ad esempio gli ETF, diversifica. Non prendere tutti dell'America, tutti della Cina, tutti della Germania. Diversifica le locazioni geografiche o il settore di riferimento, così se uno va male avrai perso solo una piccola quota. Bene, ora vediamo dove investire questi soldi. Qui abbiamo la banca o consulente finanziario che ti aiutano loro direttamente a scegliere, ma ovviamente le commissioni sono più alte, cioè i costi che ti chiederanno. Oppure abbiamo il broker online. I costi
costi sono ovviamente molto più bassi, ma devi gestire tutto da solo. Ma abbiamo parlato di costi, andiamoli a vedere un attimino, è importante saperli. I costi da conoscere: sicuramente commissioni di acquisto e di vendita, generalmente tra 1 e 5 euro, cioè ogni volta che acquistate o vendete ci saranno delle commissioni, più o meno alte a seconda di chi andate a chiedere. Abbiamo poi le commissioni di gestione, queste dipendono dal broker, le banche ce l'hanno, mentre i broker online generalmente non ne hanno, o se ce le hanno molto più basse della banca. Abbiamo poi le tasse, ricordiamo che in Italia si pagano e anche profumatamente, in questo caso parliamo del 26% sulle plusvalenze, se sono compresi dei titoli di Stato si abbassa al 12,5%. In questo caso ricordatevi che è importante, se scegliete un broker online, di controllare sempre che tipo di regime utilizza. Che significa? Abbiamo due tipologie di regimi: il regime amministrativo e il regime dichiarativo. Il regime amministrativo significa che il broker paga le tasse al posto nostro, quindi noi non dobbiamo fare la dichiarazione dei redditi, farà tutto lui, mentre il regime dichiarativo è l'esatto opposto, quindi dobbiamo fare noi tutto quanto, dobbiamo fare noi la dichiarazione dei redditi, dobbiamo noi presentare il foglio, far vedere il totale che abbiamo guadagnato quando lo ritireremo, bisognerà dichiarare tutto nel modello 730 OPF. In questo caso dovete fare attenzione a non sbagliare, altrimenti sono cavoli amari. Se necessario prendete un commercialista che vi dia una mano. A proposito, io vi consiglio Trade Republic, soprattutto se volete puntare per gli ETF. €1 di costi di esecuzione per gli ordini singoli e il piano di accumulo che si fa per gli ETF è completamente gratuito. E inoltre ha aperto anche l'IBAN italiano. Se siete interessati in un video dove vi spiego come funzionano gli ETF, il piano di accumulo e Trade Republic, fatemelo sapere nei commenti. Infine abbiamo la frequenza di investimento. Ogni quanto devo investire? Abbiamo diverse tipologie tra cui optare. La più famosa è il PAC, piano di accumulo. In poche parole, metti via una certa somma di denaro ogni mese e la accumuli, appunto, investendola nell'asset che hai scelto. Ovviamente questa cifra può aumentare sempre di più nel tempo se hai la possibilità. Poi abbiamo il PIC, investimento unico, ovvero decidiamo di avere una cifra, una quota tutta intera e la buttiamo insieme subito nell'asset, tutta quanta. Investimento a trigger. Investi solo quando succede qualcosa di particolare o specifico a tuo favore. Ad esempio in questo periodo, con l'avvento di DeepSeek, le azioni di Nvidia si sono drasticamente abbassate e la gente ha iniziato a comprarle. Investimento automatico con riallocazione. Alcuni broker permettono di fare degli spostamenti automatici dei propri investimenti che si andranno a spostare in maniera da creare un certo equilibrio e un'equità buona tra i vari asset che si possiedono. Infine abbiamo il reinvestimento dei dividendi. Se hai degli investimenti, azioni, quello che pagano dei dividendi, puoi decidere di reinvestirli automaticamente anziché ritirarli, così che accumulerai sempre di più e nel futuro riceverai una cifra molto più grossa. Piccolo bonus per gli ETF perché li adoro. C'è un indicatore molto utile che si chiama TER. Questo indicatore deve essere il più basso possibile e per voi è un ottimo guadagno. In poche parole è un indicatore che vi dà un'idea della percentuale generale di tutti i costi che dovrete andare a affrontare. Ora che finalmente hai imparato le basi per investire, puoi finalmente iniziare la tua avventura, ma ci sono ancora tantissime cose da scoprire e imparare, ad esempio come funziona ogni singolo asset, quale conviene di più a voi per le vostre necessità e come non farsi fregare da ognuno di questi. Vi conviene seguirmi perché porterò tantissimi altri video, ottimi anche per chi ha appena iniziato in questo mondo e vuole capirci qualcosa di più. Quindi iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun mio nuovo video e shorts con trucchi per investire, imprenditorialità e crescita sui social.